Paolo, sappiamo che sei uno sportivo a 360 gradi, prima grandissimo calciatore ma adesso anche tennista a tutti gli effetti. Ma quali sono gli sport che ti piace guardare? Lo sport mi piace in generale, infatti alle Olimpiadi guardo un pochino di tutto. Praticare magari gli sport nei quali riesco meglio, una volta finito di giocare a calcio ho fatto 3 anni di allenamento di box e devo dire che l'allenamento della box è fantastico. E poi ho iniziato a giocare a tennis e anche lì è un approccio completamente diverso, essendoci uno strumento tra te e la palla. Ma gli sport in generale, il basket, soprattutto gli sport di squadra mi piacciono molto. E qual è l'evento sportivo che da spettatore hai seguito con maggior trasporto ed emozione, diciamo? Questo mondiale è stato molto bello, devo dire. Ero preoccupato perché naturalmente non c'era l'Italia ed è stato un dolore enorme, però è un mondiale molto equilibrato, le partite non sono mai scontate e di conseguenza è una manifestazione molto riuscita. Tu sei l'idolo di milioni di persone, però chi sono gli idoli sportivi di Paolo Maldini? Bisogna andare nel passato, a me piaceva molto Antonio Cabrini perché era il terzino, diciamo, giovane della nazionale quando io ho iniziato a vedere il mondiale del 78, avevo 10 anni. Poi mi piaceva Borg, mi piaceva Edwin Moses, quindi Mohamed Ali, insomma, grandissimi campioni. Cosa ne pensi della VAR e come secondo te ha cambiato anche a livello emozionale il gioco del calcio? All'inizio non mi piaceva, devo ammetterlo, adesso la ritengo indispensabile perché ci sono tante decisioni che possono essere prese solo con la VAR. All'inizio naturalmente ci doveva essere un po' di rodaggio, le pause erano abbastanza lunghe, ormai fa quasi come nel tennis fa quasi parte del gioco, quindi il pubblico si è già abituato a queste pause che poi alla fin fine, se guardiamo a quanto tempo si perde, non è tantissimo rispetto alle proteste dei calciatori verso l'arbitro. Ma pensi che si potrebbe migliorare ancora magari anche con la chiamata da parte delle panchine? Potrebbe essere, ma già così è stato un grandissimo cambiamento, quindi dopo un anno solamente di sperimentazione ad alto livello è un grandissimo successo. Come pensi invece che debba innovarsi e rinnovarsi il calcio italiano? Qua ci vorrebbe un 2 orette di tempo per parlarne, però è difficile, ci sono meno investimenti rispetto a prima per quello che riguarda le squadre professionistiche. Per quello che riguarda i settori giovanili siamo sicuramente inferiori, chiediamo meno ai ragazzi rispetto ai paesi esteri e programmazione da parte della federazione veramente poca. Per quanto riguarda invece i calciatori, chi pensi che possa essere il futuro del calcio italiano e anche di questa nazionale che sta prendendo vita adesso con Mancini? Adesso è un momento abbastanza particolare, cambio di generazione, mondiale fallito. Quindi anche i giovani che si affacciano alla nazionale sembrano meno forti di quello che sono. Non vorrei fare nomi, però non credo che all'Italia manchi il talento per avere una squadra competitiva. Tu sei molto presente sui social, 1.400.000 follower su Instagram, quasi 2 milioni, oltre 2 milioni anzi su Facebook, ma quale dei due social preferisci, quale usi con maggior curiosità? Ma in generale non sono molto presente, nel senso che ho tanti followers ma non posto tanto, diciamo che ho sempre pensato che il privato debba rimanere privato, poi ho dei momenti nei quali voglio condividere determinati momenti con i fan e lo faccio. Dei due sicuramente Instagram è quello che seguo di più, è nato come scherzo, ero in vacanza con mia nipote e ho detto secondo me se lo faccio oggi entro domani ho 10.000 followers e da lì è nato lo scherzo e sono diventato, diciamo, un fan di Instagram. Oggi i social per i calciatori sono quasi parte integrante, pensi che sia stata una svolta comunque positiva, quella di aprirsi al pubblico, alla comunicazione, oppure pensi che possano essere più invece i risvolti negativi? Beh, è una scelta individuale, quindi non credo che uno debba fare la sua carriera, la sua vita sui social. Poi c'è la vita reale che è un'altra cosa e poi i social comunque ti portano anche un sacco di problemi se non li utilizzi bene, hai gli haters che possono comunque influenzare il tuo umore se non sei abbastanza forte. Il nome del momento è quello di Cristiano Ronaldo, pensi che sia lui ciò che è mancato alla Juventus in questi anni per raggiungere il top in Europa, oppure è riduttivo ridursi appunto a un singolo rispetto a quello che è stato il cammino della Juventus? Magari è riduttivo, però se immagini una finale tra
tra Juve e Real, lui ha fatto 2 gol a parti invertite, comunque poteva succedere il contrario, non c'era una grossa differenza tra le 2 squadre. Il Real ha comunque dalla parte sua una mentalità e una rosa di grandi campioni. La Juve è arrivata lì molto vicino, molte volte ci vuole anche un po' di fortuna, la Juve non è mai stata fortunata nelle finali. Altro trasferimento epocale è quello di Buffon al Paris Saint-Germain. Avresti fatto una scelta simile? Avresti pensato di poter vestire una maglia diversa da quella del Milan a fine carriera? Beh, sono storie diverse, sono esperienze diverse, quindi è difficile giudicare uno che è stato tuo collega, ognuno pensa con la propria testa e non la vedo come sbagliata, perché comunque non va a giocare in Cina, dove il calcio sinceramente vale molto meno rispetto a quello della Juventus, ma va a giocare in una squadra che punta alla Champions League, quindi potrebbe essere il coronamento del suo sogno. Che effetto ti farà vederlo con una maglia diversa da quella della Juventus? È difficile, lui comunque è già passato dal Parma alla Juventus, quindi non è stato un uomo che è sempre rimasto in una squadra. Vederlo all'estero sarà divertente, sono proprio curioso. E ti saresti mai immaginato invece, quando eravate compagni di squadra, di vedere oggi Gattuso sulla panchina del Milan? No, quello sicuramente no. Però è stata una sorpresa, in positivo. Ha dimostrato di essere un allenatore preparato, di aver imparato tanto dalla sua esperienza di calciatore, ha avuto anche la fortuna di aver avuto un sacco di maestri come allenatori e poi Rino ha sempre avuto una grande personalità.